Salve, straniero. Ho notato che in questa locanda è l'unico avventuriero presente. Infatti, come noto dal suo maestoso spadone, vedo che lei è un guerriero. Le vorrei chiedere un favore, per il quale certamente verrà ricompensato. Avrei bisogno di qualche artiglio di orso per fabbricare delle pozioni. Lei accetterebbe questo incarico? Pozioni? Sono a corto di pozioni. Mi aiuterebbe in questo incarico? No, sinceramente non lo so e non mi interessa, lasciami in pace. Che peccato, sarà per un'altra volta. Almeno hai il pregio della sincerità. Locandiere, la ringrazio ancora per il cibo di stasera. Le volevo chiedere una cosa. Ci sono per caso altri avventurieri disposti ad accettare una richiesta di un mago? Beh, avremmo un abile guerriero, ma ormai se n'è andato. Qua a Riverwood non troverai nessun abile guerriero. Quell'orco è qui da qualche giorno e non ho visto nessuno più abile di lui. Non dice molto di sé, l'unica cosa che so è che non ha avuto una vita facile. Fossi in te lo lascerei stare e per quell'orso proverei ad andarsi da solo. Poi vedi te. La ringrazio ancora. Arrivederla. E buona fortuna col lavoro. Chi era quel forestiero? Uno dei soliti maghi dell'Accademia. L'ultima cosa con cui avere a che fare è un mago. Oh no, ancora lui. Ehi, amico mio! Fermati! No, lasciami stare! Lasciami in pace, forestiero. Wow. Io non cerco rissa. La prego, accetti la mia richiesta. È un semplicissimo compito, quindi le chiederei solo di farmi da avanguardia. La prego, accetti la mia richiesta. Ti ho detto di lasciarmi in pace. Essendo un mago, dovresti sentirci anche meglio. Perciò lasciami in pace. E io lascerò in pace te. Non sono riuscito neanche a convincerlo stavolta. Vediamo dove va. Spero solo che quel dannato mago non mi segua. È molto insistente. Spero almeno sia dotato di buon senso. Speriamo solo che quei banditi ragionino. Alla fine sono uno di loro. Cosa? Quindi lui fa parte di un gruppo di banditi? La faccenda inizia a incuriosirmi. È meglio che lo segua ancora. Cos'era? Ero sicuro di aver sentito qualcosa. Che sia qua intorno quello stolto. Quante volte l'ho avvisato. Ancora tu! Mi hai stufato. Ti strangolerò con le mie stesse mani. Hai capito? Quante volte devo ripetertelo? Wow, amico mio! Come ho detto prima non cerco una rissa. Ero solo curioso di dove stessi andando. A me sembra che invece la rissa la stia cercando. E anche molto bene. Sarò felice di accontentarti. Muori! Farabutto! Stronzo, quante volte ti ho detto di non venire qua! Vattene via! Finché sei ancora in tempo! Basta! Ne hai avuto abbastanza! Ti chiedo scusa se ti ho pedinato. La prego, A me lasci delle scuse stare. non me ne frega niente, hai capito? La prego, stia lontano, le mie magie sono molto potenti. Non voglio recarle del male. Molto potenti.
Se sono potenti quanto la tua stupidità, allora non ho speranze. Allora, Ti stai intromettendo in cose che non ti riguardano. io sono sicuro, amico mio, che lei è una bravissima persona e che quindi mi risparmierà in questo istante. Non farà scatenare una rissa fra noi due che sicuramente porterà uno di noi due morto. Quindi la prego, mi lasci andare. Le giuro che non le recherò più danno. Speriamo che questa volta tu dica il vero. Mi hai già recato fin troppo disturbo in meno di 30 minuti. Sai bene cosa comporterà ciò, vero? Se mi disturberai ancora una volta. Sì, immagino cosa potrà accadere. Sarà dura spegnere l'incendio che causerò, ma comunque la ringrazio ancora per la gentilezza offerta e me ne andrò. Faccia tosta. Salve buon uomo, le volevo chiedere una stanza per passare la notte, se non le dispiace. Ok, fanno 50 di oro. 50 di oro? Ma il prezzo originale era di 10 di oro da quello che avevo sentito. Come mai? Così tanto? Hai sentito male, è sempre stato 50 di oro. Perché pensi che siano 10? Chi te l'ha detto? Io ho sentito dagli altri avventurieri che sono arrivati a Riverwood che la stanza costava solo 10 pezzi d'oro e non 50. Non mi freghi così locandiere, io ho molta fiducia in lei, buon uomo. Ok, hai ragione, è sempre stato 10 di oro, ok? Da quando l'orco è qui non fa altro che darci problemi. Tutti i clienti che arrivano spaventati dalla sua presenza se ne vanno e un aumento dell'alloggio giornaliero è d'obbligo. Facciamo così. Io ti do la stanza gratuita se tu convinci quell'orco ad andarsene. So che può essere una testa dura. Dopo 2 settimane che vive qui ormai l'ho capito. Ma davvero, non so che altro rivolgermi. Tu sei stato il primo da quando l'orco è qui che ci ha parlato. Confido che tu lo possa mandare via. Con quell'aria minacciosa, davvero, non so cosa aspettarmi da lui. Ok, accetto l'offerta. Cercherò di convincerlo ad andarsene. Non si preoccupi, la lasci fare a me. Oh, ma che ne abbiamo qui? Vecchio mio, da Cosa? quant'è che non ci Ancora vediamo? tu? Basta! Ti ho detto di smetterla di perseguitarmi. Perché continui? Caro mio amico Verdognolo, le chiedo scusa, ma questo locando non è più il benvenuto. Il locandiere è affranto a dirglielo, però la sua presenza sta facendo cacciare via tutti i clienti. E le chiederei quindi di seguirmi e di proseguire la sua prossima città, Elgin, dove ci riposeremo per un po'. Le offrirò io la stanza per questo dispiacere. Come? Anche questa locanda? Sapevo che era solo questione di tempo. Ma più che altro dimmi, perché dovrei seguirti? Tu che mi stai causando solo problemi da quando sei arrivato. Io? Causando problemi? Ma se qui l'unico che sta causando problemi a questa povera locanda sei te. Io ti sto solo facendo un favore. E poi ti posso offrire il posto ad Elgin per una notte. Mi sembra anche un'offerta più che ragionevole. Ok, va bene, scusa per i modi che ho avuto da quando ti ho incontrato, ok? È solo che da sempre la gente mi detesta. Tutta la gente che incontro non mi vuole, mi disprezza per la mia pelle diversa, per tutto. Mi considera un rozzo. Infatti non capisco perché tu abbia così tanto interesse in me, un orco. Cos'è che ti interessa tanto di me? Dimmi! È per un artiglio di orso, con tutta quella magia che hai. Un orso, uccidere un orso è come picchiare un bambino. Perché hai bisogno del mio aiuto? Io voglio solo andare per la mia strada e continuare a vivere come ho sempre fatto. Perché devi darmi fastidio? Beh, come ben sai, le mie doti magiche sono abbastanza elevate. E da quel che ho notato, da te non scaturisce nessuna aura malvagia. Infatti mi chiedevo perché la gente intorno a te fosse scontrosa o impaurita dal tuo essere. E quindi mi ero incuriosito da te. E ho voluto chiederti questo piccolo favore per conoscerti e vedere che persona sei. E infatti, da come ho visto, non mi sembra una cattiva persona.
e credo che sei un ottimo compagno d'avventura. Anch'io ho passato una vita molto difficile, piena di problemi, sia familiari che non. E quindi volevo chiedere se un nuovo compagno poteva risollevarmi un po'. Vita difficile, mi domando perché, ma ora si spiega il motivo per cui tu, fin da quando sei entrato, si sei seduto vicino a me, nonostante tutte le tavole fossero vuote. Non capisco da cosa nasca tutta questa tua curiosità, però devo dire che non sai cosa ho passato io. Sai, i miei... Ascolta mago, forza, scendi e vieni con me, una mano può sempre tornare utile. Ultimamente sono a corto di soldi. Mi stai già stufando abbastanza, se vuoi venire, vieni ora o mai più, ok? Oh, finalmente una cosa abbiamo trovato. Sapevo che prima o poi ti avrei convinto. Andiamo ad Elgen, prima che si faccia pomeriggio. Fermati, però ci sono un paio di condizioni da rispettare, ok? 1, farai quello che dico io, quando lo dico io. E non mi importa se non ti va, ok? Non voglio perdere tempo con marmocchi. E secondo, togliti quelle espressioni di dosso, sembri un idiota. Io non voglio andare in giro con idioti. Va bene. Forse avrò anche un'espressione di idiota, ma la gente scappa dal tuo volto, non dal mio. Senti, non ricordarmi, ok? Andiamo avanti e basta. Ok. Devo ancora capire perché sto viaggiando con te. Quindi tu proponi di andare a Elgen? Perché? Perché è la città più vicina e in fondo c'è poca strada da fare. E so benissimo che fanno delle buonissime birre alla locanda di Elgen. Devo dire che una bella birra, dopo la giornata di oggi, non guasterebbe. L'Onnibrew che ti si scioglie in bocca. Non posso perdermelo. Amico mio, non posso far altro che notare che sul braccio ha una brutta ferita. Come se l'hai causata? Lascia stare, te lo racconterò una volta che il mio boccale sarà pieno. L'hai sentito? Sì, un urlo. Non so di cosa potrebbe trattarsi. Non ho mai sentito un urlo così potente, da nessuna bestia magica che io ho mai incontrato. Beh, magari un orso. Magari potrei finalmente prendere quei tuoi stupidi artigli. No, un orso non urla così tanto forte e a così tanta distanza. E il suo ruggito è molto più rauco. Speriamo non sia successo niente. Ho proprio bisogno di riposarmi. Ormai è sera. Cosa? Lo vedi quel fumo? Cos'è? Hai ragione, c'è del fumo. Cosa? Avanti, muoviamoci. Cosa? Muoviamoci. Un drago! Beh, lo vedi anche tu? Sì, lo vedo anch'io. Dimmi che sto sognando. No, non stai sognando. Com'è possibile? Un drago! Presto, adesso è il momento di andare a controllare se ci sono dei sopravvissuti. Muoviamoci. Ma se qui c'è un drago per gli 8, cos'è mai successo qua? La città è completamente in fiamme. Cos'è mai successo qua? Il drago ha completamente raso al suolo la città. Tu, dimmi, che hai studiato. Da quant'è che non si vede un drago? Un drago non si vedeva mai da molti secoli. Erano estinti. Creature morte, creature mitologiche, solo raccontate nelle leggende per spaventare i bambini. Non pensavo di vederli in tutta la mia vita e non pensavo mai che tornassero. Non so più cosa sta succedendo adesso, ma adesso è il momento di andare a controllare se c'è qualche sopravvissuto, magari a questo arrivo del drago. Dai, muoviamoci, controlliamo la zona e poi andiamo ad avvertire lo Jarl di Wildtran. Dobbiamo scoprire assolutamente cosa è successo qui. Seguimi. Cosa potrebbe mai essere successo? È tutto in macerie. Tutto. Non c'è niente che sia ancora in piedi. Non ho mai visto nessun animale, bestia o qualsiasi essere fare una roba del genere. Ma aspetta. Qui c'è un cadavere. Lo vedi anche te? Sì, è vero, qui c'è un cadavere, nascosto tra le foglie. Aspetta, contiene un diario. Quindi, cosa è scritto in quel diario? Questo diario è scritto, da quelli che riesco a capire, che Ulfric, manto della tempesta, non so chi sia, stava per essere messo al ceppo e stavano per tagliare la testa. E quando è arrivato il suo turno, un drago, probabilmente quello che abbiamo visto noi, l'ha salvato. Qua l'imperiale che ha scritto questo libro era completamente sicuro che l'avesse chiamato lui, però
qua avanti c'è scritto anche che era imbavagliato. Quindi non so come abbia potuto invocarlo, secondo me è una cazzata. Hanno lottato con tutte le loro forze, ma il drago ha avuto la meglio di loro. Ha distrutto completamente Elgen e nessuno sa il motivo della sua venuta. Tutti sono stupiti del fatto che i draghi sono estinti da secoli, se non millenni. Tu davvero non hai neanche una minima idea di quello che è successo? Io, da quel che so, i draghi principalmente seguono un leader, un capo. Da quello che ho sentito non ci sono state altre apparizioni. Penso che i draghi siano tornati e che lui sia il nuovo leader. Non so di che natura sia, ma da quel che si è visto penso che sia malvagio, molto malvagio. Quindi direi di recarsi a Whiterun adesso per avvertire lo Jarl e metterlo in guardia dell'arrivo del drago. Non voglio che altre città come Helgen vengano distrutte da questo drago. Non voglio che famiglie innocenti vengano massacrate. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi. A me tutto ciò sembra un mucchio di idiozie, però non so a cos'altro credere. Sì, dobbiamo avvisare lo Jarl di Whiterun. Non possiamo fare altro. Un drago. Ancora non riesco a crederci. Forza, su, dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo andare dritti verso Whiterun. Non dobbiamo perdere assolutamente tempo. Da quello che mi sembra di aver visto, il drago sembra diretto verso Whiterun. Quindi dobbiamo recarci come prima cosa lì. Muoviamoci.